aspetti che mi comodo, che guarda star comoda, perché adesso vi faccio una roba che non avevo mai fatto, vi faccio una recensione. Allora, il libro è sto qui, che è scritto Trentini, guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù. E sto qui è un libro che l'ha scritto in Trentino, si chiama Umberto Cristiano, e mi non conosco. E mi sa un po' una roba di quelli che si fa i libri da soli, si stampa su internet e poi te vende, e si vede perché costa 12 euro per sta robetta qui. E a proposito di sta roba, io ne dico che se ne è un po' piocci qui in Trentino. I trentini sono avari? Difficile generalizzare sull'argomento, è opinione comune che soprattutto gli abitanti della Val di Non siano anche peggio di genovesi, noti campioni nazionali di parsimoniosa continenza. Gli abitanti della valle, che vanta la produzione delle mele migliori, e chi ne fa i complimenti, sono continuo bersaglio di ogni barzelletta sull'avarizia, e si sa, dietro siffatto genere di affermazioni c'è sempre anche un fondo di verità. Risulta comunque difficile definire avare persone con un così alto senso dell'ospitalità e della solidarietà. Sembra saboni chi. La roba bella è che sto qui ne torna un po' per il nas, ma alla fine tutte robe carine che ne di su. Ecco, mi sa che non la fa pagarsi tanto, perché è anche le foto. Non so se le vede, guarda, ve le faccio vedere, tutte in bianco e nero, e sta bella carta patinata, e ne fa pagare la carta patinata. Sai che c'entra queste foto qui con Trento, sto qui è il Mar de Rovereto, i trentini è il Mar de Rovereto, perfetto. I non speak Deutsch. Anche se non parlate tedesco, potete tranquillamente andare in vacanza in Sud Tirolo, così come potete frequentare il Trentino. Il dialetto locale, almeno quello delle valli principali, è tutt'altro che ossico, e solo raramente si rivolge in vernacolo al forest. Attenzione però, perché talvolta proprio dietro la sua apparente facilità possono nascondersi trabocchetti. Per esempio, una delle parole di uso più frequente è misteri, con lei chiusa, niente a che fare con i misteri. Non ci sono segreti o gialli da svelare. Chi serve in comune non serve nessuno. Ecco alcune delle opinioni che i trentini hanno rispetto alla politica, soprattutto a quella partecipata. Anche per questa ragione, solo eccezionalmente, dichiarano per quale partito votano. Eppure il Trentino, con il Sud Tirolo, è tra le province italiane con la maggior affluenza al voto, sia alle elezioni politiche sia a quelle amministrative, persino alle consultazioni referendarie. Ci sono centri in cui si supera abbondantemente il 90% di voti, il che vuol dire che non aver votato sono gli emigrati, gli immobilizzati a letto e il Gino che proprio quel giorno era al matrimonio di suo cugino in Sardegna. Chi il libretto parla in dell'Esar. Come nel resto della penisola, i trentini si dividono in due categorie di lettori, quelli accaniti e quelli che a malapena leggono l'estratto del conto bancario. Quotidiani sportivi lui, giornali scandalistici lei, e il pannello dell'ascensore nei momenti di imbarazzo entrambi. Nella prima categoria troviamo i divoratori di bestseller, libri umoristici e soprattutto di libri alla moda, quelli che amano dire «All'esù l'ultimo libro del coso, il coso lì, come si chiamalo, non capi niente». Però che bello! Il trentino è molto timido e si esibisce nel canto solo se tra amici, all'interno di solide mura e debitamente carburato da soluzioni alcoliche. In queste occasioni il repertorio è comunque alquanto esiguo. C'è però una canzone che tutti i trentini conoscono, anche se non la cantano quasi mai. L'hanno imparata da piccoli, sui banchi di scuola, e cantata immancabilmente alle feste degli alberi, tradizionali da queste parti. E nelle sue parole ogni abitante della provincia si riconosce e si esalta. Si slanciano nel cielo le guglie dentate. Anche se vedremo, certe immagini che esso restituisce non sono uno specchio particolarmente fedele della realtà. Non so cos'è che non le è particolarmente fedele. È sempre difficile per i centri di provincia essere inseriti nelle tournée di artisti di grido. Qualcuno per fortuna accetta, ma la maggior parte preferisce teatri più grandi e famosi o mette meno fuori mano. Twento? Dov'è Twento? Ma ci capiranno se parliamo in italiano? Comunque sì, forse una sera si potrebbe fare, magari così andiamo anche a Trieste, già che siamo da quelle parti. Hai fatto l'accento tedesco, non ce la faccio. Questo qui era il libro che mi sono lesuta, sono tra quei che lese i libri umoristici se noi gamassa pagine. Questo era quanto, ne sentiamo la prossima settimana con un altro video e parlo in un'altra lingua, non so, non ancora deciduto, non ancora deciduto. Oddio, è un bel libretto da regalare. Non lo compreria, ecco, per me. L'ho comprato, ma per me non lo compreria.